Ferrari si presenta in Giappone con una monoposto molto diversa rispetto a quella di Singapore. Il layout della pista presenta dei curvoni ad ampio raggio che ricordano la pista di Silverstone, Olanda, e molto meno quella di Singapore o di Monza. Ci sono tante curve in appoggio che sono state il punto debole di Ferrari finora. Proprio per questo vedremo l'ultima evoluzione della SF23. In questo video andiamo a vedere nel dettaglio come cambia il fondo, cosa cerca di migliorare, e in più Ferrari per questo weekend utilizza la specifica della beam wing di Silverstone. E non è un caso, andiamo a vedere dopo il perché. Prima di iniziare voglio soffermarmi sulle dichiarazioni di Sainz e Leclerc. L'obiettivo primario di questi cambiamenti sulla SF23 sono quelli di rendere la monoposto più prevedibile, soprattutto in percorrenza e penso nel primo settore, e ovviamente diminuire il sottosterzo che non piace specialmente a Leclerc. Ma prima di iniziare voglio soffermarmi sulle dichiarazioni di Sainz, che ha detto che secondo lui per questo weekend Red Bull rimane la favorita, essendo Giappone un circuito probante anche per le gomme, e questo è un fattore da tenere in considerazione anche per il passo gara, ma soprattutto segue le caratteristiche della RB19, mentre Ferrari ha fatto fatica in questo genere di circuiti, adattandosi invece in piste dove ci sono poche curve d'appoggio e dove conta meno avere tanto carico aerodinamico in percorrenza. Pensiamo a curve come la S, la 130R, la Spoon, sono curve molto veloci in appoggio dove serve avere una monoposto stabile sulla parte posteriore. Ma ora andiamo a vedere tutti i cambiamenti di Ferrari di questo weekend. Prima vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche se vi piacciono i video sul canale. A voi non costa nulla, ma per noi fa una grandissima differenza. Per questo vi ringraziamo di cuore di tutto il supporto, anche con un singolo commento. Io sono Rastro e oggi andiamo a vedere le modifiche di Ferrari portate in Giappone. Ma prima, sigla. Sicuramente dopo questa sessione di prove libere abbiamo le idee più chiare. Ferrari si è presentata in Giappone con una buona macchina, dove ha trovato un buon assetto ideale. E Giappone è una pista che richiede un buon carico aerodinamico, soprattutto nel primo settore, ma anche una buona efficienza che è utile nel terzo settore. Quindi bisogna avere una monoposto equilibrata su questi due aspetti fondamentali. Red Bull ci ha abituato a essere la migliore a trovare il bilanciamento tra carico e efficienza. In questo weekend si è presentata stranamente con una configurazione dell'ala posteriore a medio-basso carico, mentre tutti gli altri team ce l'hanno da medio carico l'ala posteriore. Red Bull ha riproposto il fondo modificato che ha scartato a Singapore, con il doppio soffiaggio sul marciapiede per aumentare il carico al posteriore, anche perché la pista di Singapore non era adeguata per raccogliere dati sul fondo, e in più questo fondo sembra limitare le conseguenze della TD39 modificata. Ma parliamo di Ferrari, che opta per un'ala posteriore sì da medio carico, ma leggermente più carica nella parte inferiore rispetto agli altri team. Sappiamo che la SF23 è una vettura molto efficiente, quindi si va a sacrificare questo aspetto per avere una monoposto più carica al posteriore. Questo è l'obiettivo di Ferrari. Sappiamo anche che le barre antirollio saranno più rigide questo weekend e la stabilità della piattaforma aerodinamica sarà messa a dura prova, essendoci tante curve in appoggio dove conta avere delle sospensioni ottime nel funzionamento, ed è importante avere una monoposto che non scivoli troppo. L'asfalto in Giappone è meno sconnesso rispetto a quello di Singapore, e questo è un aspetto che aiuta inevitabilmente Red Bull. Prima di continuare vi ricordo che se vi piacciono i video sul canale di lasciare un like, iscrivervi e attivare le notifiche. A voi non costa nulla, ma per noi fa una grandissima differenza. Vi ringrazio del supporto e ora torniamo al video. Ma ci sono diversi aspetti che la Ferrari vuole valutare in Giappone. Partiamo col dire che il test di Fiorano fatto recentemente è stato fondamentale per Ferrari, perché sono riusciti a trovare delle modifiche che permettono di utilizzare la SF23 nella finestra ideale con un assetto da alto carico, e questo sarà importante anche per questo weekend, per verificare che questi miglioramenti sono stati non solo a Fiorano, ma anche una pista difficile sulla carta come il Giappone. Ma andiamo a vedere la modifica di Ferrari sul fondo della SF23. È stata modificata la parte del fondo presente sul marciapiede, che mira a enfatizzare il flusso d'aria presente tra la spalla della gomma e il muro laterale del diffusore. In questo modo si dovrebbe aumentare il flusso vorticoso al posteriore, aumentare quindi la correlazione tra fondo e diffusore e avere quindi più carico al posteriore. Una monoposto
monoposto più stabile nel retrotreno. Come conferma anche Formula.1, Ferrari ha 3 specifiche di fondo diverse, dove sono stati estesi e avanzati i convogliatori di flusso all'ingresso dei canali venturi, modifica che era già stata fatta a Miami, il marciapiede esterno è anche più piatto per cercare di avere più aria che arriva poi nella parte posteriore, e sono state fatte ulteriori modifiche anche sotto nei canali venturi e nella zona del diffusore. E come abbiamo visto in diverse immagini con le macchine ferme, Ferrari è uno dei team che attualmente corre più bassa, sicuramente più bassa di Aston Martin, e quindi sfruttare di più i canali venturi, generare più carico, riesce ad avere un retrotreno più solido, e queste modifiche portate al fondo poi vanno a cambiare anche il setup della monoposto e permette a Ferrari di essere seconda forza anche in quelle piste dove prima faceva più fatica, soprattutto nei confronti di McLaren e Mercedes. Ma non solo, oltre all'ala posteriore a medio carico con una forma a cucchiaio, Ferrari presenta la beam wing utilizzata a Silverstone. Sì, perché le due piste, quelle di Giappone e Silverstone, non sono così diverse. C'è da dire che Silverstone ha più punti lenti, mentre Giappone è una pista molto più veloce, che tra l'altro, tra parentesi, mette anche a dura prova il motore endotermico, siccome viene sfruttato a regime più del 70% della sua potenza, quindi attenzione a eventuali problemi di affidabilità. Ma stando sulla beam wing sarà più scarica, siccome il secondo elemento sarà piatto. Infatti questo serve per ridurre la resistenza all'avanzamento, rendere quindi la monoposto più efficiente, e questo è stato un elemento introdotto l'anno scorso da Alpine, che poi hanno ripreso tutti i team, tra cui anche Red Bull, mentre il secondo elemento è più curvo ed è una sorta di estensione del diffusore, per cercare di ridurre le turbolenze e cercare di concentrare i flussi nella parte posteriore fino all'ultimo. Quindi Ferrari sì è cambiata qui in Giappone, ma questo sarà l'ultimo upgrade che porteranno quest'anno. La modifica della TD39 ha previsto una tolleranza massima di 2 mm di consumo del plank, dello skid block. Non ci possono essere degli inserti elastomerici perché il plank deve essere un pezzo unico, in simillegno. Abbiamo visto che Red Bull non ha sofferto nelle prove libere e quindi ci fa presumere che non ha sofferto anche questa modifica della TD39, e quindi lo skid block che utilizzano ora si adatta alle loro performance. La TD18 ha previsto che non si possono più flettere i pezzi in carbonio, cosa che Red Bull faceva e aveva anche un gran vantaggio a riguardo, soprattutto sul rettilineo, avendo più efficienza. Ma torniamo su Ferrari. Ci sono 24 punti di differenza tra Ferrari e Mercedes nella classifica costruttori, con attualmente Ferrari terza e Mercedes seconda, e quindi, come ha confermato lo stesso Leclerc, non è impossibile pensare al secondo posto, anzi rimane l'obiettivo per loro per quest'anno cercare di replicare il risultato dell'anno scorso, e la vittoria di Singapore ha dato tanto ottimismo anche su questo obiettivo da raggiungere. E Sainz ha dichiarato che vuole vedere nel 2024 una Ferrari veloce la domenica, perché abbiamo visto che comunque rimane il punto debole della gestione delle gomme, che ricordiamo che a Singapore non ha inciso perché il ritmo è stato molto lento, deciso da Sainz, anche perché è difficile sorpassare in quella pista, mentre qui in Giappone il ritmo sarà veloce, e attenzione che il consumo delle gomme è elevato, quindi vedremo se Ferrari riuscirà a gestire anche questo aspetto, che è stato un punto debole per tutta questa stagione. Concludo dicendo che i risultati delle prove hanno mostrato una Red Bull che non è in difficoltà, come abbiamo visto invece a Singapore, sinonimo che la TD39 modificata e la TD18 hanno influito sì, ma non così tanto, era più una questione di layout della pista, come vi ho detto anche nello scorso video. Rimane il punto che non trovo giusto modificare o introdurre delle direttive durante l'anno, secondo me bisognerebbe aspettare la fine della stagione. Concludo sbilanciandomi anche sui pronostici per questo weekend. Secondo me vedremo una Red Bull dominante come prima forza, insomma una Red Bull pre-Singapore, seconda forza Ferrari, a seguire McLaren e poi Mercedes. E ditemi se vi aspettavate una Red Bull competitiva che quindi non soffriva delle due direttive tecniche emanate lo scorso weekend. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Qui da Astro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.